Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di pensione inabilità per invalidi civili 2022, tutte le regole. Cos'è la pensione di inabilità o invalidità civile? A chi spetta e come si richiede? Le novità 2022, liquidazione automatizzata, differenza con l'assegno ordinario. La pensione di inabilità, detto anche di invalidità civile, legge 118/71, da non confondere con l'assegno ordinario di invalidità, è una prestazione di assistenza economica erogata dall'INPS ai soggetti con inabilità lavorativa totale 100% e permanente, invalidi totali in stato di bisogno economico, ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro. Il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 per invalidi totali, ciechi, civili e sordomuti è 5.010,20 euro per invalidi parziali e minori con residenza stabile in Italia. In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande. È stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata presso alcune strutture territoriali nei mesi scorsi, dal 12 aprile, le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi delle sedi territoriali. Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede. 1. Pensione di inabilità. Cos'è? Limiti di reddito, importi 2022. 2. Pensione di inabilità 2022. I requisiti. 3. La pensione di inabilità, invalidità civile è cumulabile con 4. Pensione di inabilità, gli step per la domanda. 5. Inabilità e invalidità, le differenze. 1. Pensione di inabilità. Cos'è? Limiti di reddito, importi 2022. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o eccezionalmente dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Per l'anno 2022 l'importo della pensione è di 291,69 euro mensili. Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro. Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato. Per gli anni successivi si considerano le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di reddito gli importi percepiti negli anni precedenti. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge maggiorazione. Al compimento dell'età anagrafica per il diritto dell'assegno sociale per il 2021 pari a 67 anni. La pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo. Importi differenziati sono previsti per i ciechi totali o parziali. In particolare, pensione per ciechi parziali euro 215,35, pensioni per ciechi assoluti euro 315,45. Maggiorazioni e indennità di accompagnamento. Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti fra 65 anni hanno diritto anche a una maggiorazione a pari 10,33 euro mensili, a patto che non si superino i seguenti limiti di reddito: euro 6.213,74 pensionato solo o 13.023,53 euro pensionato coniugato. Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un'ulteriore maggiorazione detta incremento al milione pari a euro 368,58 che spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali con redditi non superiori a euro 8.583,51 pensionato solo o euro 14.662,96 pensionato coniugato.
Infine da ricordare anche l'indennità di accompagnamento, riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022 agli invalidi civili totali per 525,17 euro mensili, ai ciechi civili per 946,80 euro. Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197/2021. Pensione di inabilità 2022. Requisiti. L'invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti: riconoscimento dell'inabilità totale e permanente 100%, reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge, per il 2022 17.050,42 euro, età compresa tra i 18 e i 67 anni, cittadinanza italiana, oppure per i cittadini stranieri comunitari iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno, articolo 41 TU Immigrazione, residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. 4. Pensione di inabilità. Gli step per la domanda. Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medico-legale al termine dell'accertamento sanitario. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell'INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali oppure tramite un ente o di patronato o un'associazione di categoria ANMIC, ENS, UIC, ENFAS. Nella domanda devono essere inseriti i dati socio-economici, eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazioni delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni. L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata AR o all'indirizzo PEC se fornito dall'utente e resta disponibile nel servizio cassetta postale online. Attenzione! Con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge numero 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. INPS ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi. La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. 5. Inabilità e invalidità. Le differenze. A differenza dell'assegno di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità viene erogato sempre dall'INPS a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, ma deriva da versamenti contributivi. È disciplinato dalla legge numero 222/84 che richiede lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, requisito sanitario. La presenza di un requisito contributivo. Almeno 5 anni di versamenti contributivi, di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione. Può essere riconosciuta a lavoratori dipendenti, autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, iscritti alla gestione separata. Dopo la presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa l'autorizzazione INPS che ha validità triennale. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente, salvo le facoltà di revisione. Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia. Quanto spetta? L'importo dell'assegno di invalidità può essere determinato in 2 modi: con il sistema di calcolo misto, che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo, oppure se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995 totalmente con il sistema contributivo.
Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure il nuovo canale dei Salmi. Se volete fare una donazione per crescere questo canale YouTube o donare la decima a Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, cliccate sul link di PayPal o copiatelo. Bene, iscrivetevi e mettete like. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video. Non dimenticare che la mia vita vale io come te, non lasciarmi qui dentro il mio silenzio.